Ciao a tutti da Mirko, oggi vediamo la Cadix Orca, action cam economica ma dalle caratteristiche interessanti. Se volete acquistarla come sempre il link è in descrizione insieme ad un elenco di codici sconto. All'interno della confezione troviamo solo l'essenziale, la Cadix Orca, un manuale di istruzioni ed un cavetto USB. Le dimensioni di questa Cadix sono di 38,5 x 38,5 mm. La profondità è di 36,5 mm. Il peso è di 57,4 grammi. Sebbene sia di qualche millimetro più grande della Session 5, con un po' di pazienza si possono usare anche le stampe TPU della GoPro. Tuttavia i tasti funzione sono posizionati in maniera diversa, quindi non è proprio il massimo della comodità. Nella parte posteriore dell'action camera abbiamo una porta USB per la ricarica della batteria, che come al solito è integrata. Quando la batteria è in carica avremo questo LED rosso acceso. Quando la ricarica è completa il LED sarà spento. Per quanto riguarda le micro SD, il manuale non ci dà delle specifiche minime da usare, ma ci dice solo che 256 GB è il taglio massimo supportato. Nella parte superiore abbiamo il tasto on e quello Wi-Fi. Teniamo premuto per 5 secondi il tasto on per accendere la videocamera. Il LED qui in basso indica che la videocamera è accesa. Una veloce pressione del tasto Wi-Fi serve per far partire la registrazione. Il LED inizia a lampeggiare per confermare che la registrazione è in corso. Premiamo velocemente ancora il tasto Wi-Fi per interrompere la registrazione. Per spegnere la videocamera teniamo premuto il tasto accensione per circa 5 secondi. La Cadix Orca ci dà la possibilità di scegliere la risoluzione direttamente dalla videocamera tramite una veloce pressione del tasto accensione. Il LED rosso indica una risoluzione 4K a 30 fps. Il LED verde 1080p a 120 fps. Il LED blu 1080p a 60 fps. Il LED giallo 720p a 120 fps. Per quanto riguarda le altre risoluzioni e configurazioni aggiuntive è necessario usare l'app per smartphone, che è compatibile con Android o iOS. Cerchiamo Cadix FPV e installiamo l'app. Per attivare il Wi-Fi della videocamera premiamo per qualche secondo il tasto Wi-Fi. Il LED giallo inizierà a lampeggiare, questo significa che il Wi-Fi è attivo e possiamo connetterci allo smartphone. Per il primo collegamento ci verrà richiesta la password, che di default è 12345678. Vediamo velocemente tutte le opzioni che ci mette a disposizione l'action camera. Come vedete abbiamo un menu molto completo e possiamo modificare svariati parametri fino a trovare quelli giusti per noi. A questo punto non ci resta che metterla su un drone FPV e procedere per un test di volo. Ok, il test di volo è concluso, ma prima di lasciarvi alle immagini è il momento di fare le considerazioni finali. A mio parere la prima cosa di cui tener conto è il prezzo di questa action camera, che al netto delle varie offerte si aggira intorno agli 80-85 euro. Ovviamente a questi prezzi è impossibile avere qualcosa che possa anche lontanamente competere contro la qualità della GoPro, che rimane decisamente superiore.
Fatta questa premessa passiamo alla cosa più importante, ovvero la qualità video, che ho trovato abbastanza soddisfacente. I colori sono molto belli, anche se il registrato rimane leggermente scuro. A mio parere questa videocamera dà il meglio di sé in giornate soleggiate, altrimenti sarebbe meglio regolare manualmente l'ISO per una maggiore luminosità. Come abbiamo visto, l'app è molto completa e ci dà la possibilità di intervenire su svariati parametri fino a trovare quelli ideali per tutte le condizioni di volo. Un'altra cosa che mi è piaciuta è il peso, che risulta essere molto contenuto. Se volete usare questa videocamera con un CineWhoop potrebbe essere una buona scelta. Ho trovato scomodo invece il LED dello status qui in basso a destra. Quando l'action camera è inserita nel supporto TPU non capiamo se è accesa, spenta o se sta registrando. Per quanto riguarda la carica della batteria vi consiglio di usare un caricatore a muro, perché tramite cavo del PC non si riesce a ricaricarla completamente e avrete solo pochi minuti di registrazione. Per concludere consiglio questa Cadix a chi è alla ricerca di un'action camera economica ma che tutto sommato fa dei filmati sufficientemente buoni. Per alcuni infatti i costi della GoPro sono proibitivi e non tutti vorrebbero rischiare una videocamera molto costosa su un drone FPV. Se siete agli inizi e non volete spendere tanto, secondo me questa è una scelta da tenere in considerazione. Se invece state cercando la qualità migliore senza compromessi, allora dovete prendere necessariamente una GoPro. Questa era la mia recensione della Cadix Orca. Se vi è piaciuto il video lasciatemi un mi piace, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdere i prossimi video. Se volete supportarmi vi ricordo di acquistare sempre attraverso i miei link, trovate l'elenco in descrizione. Potete supportarmi anche su Patreon cliccando il link a fine video.